Non stavi fermo. Sbasiato. Ma è una live, nel senso che ci vedono? No. Dove andiamo di bello? Andiamo a vedere un po' di farfalle colorate qua a destra, sono bellissime. Farfalle colorate. Sai che pasti per le formiche? Ma sai che rostro che c'ha? Ma sai che tagli un po'. Due pezzi. Tagli un po' il carapace. Per prima cosa, vorrei ringraziare tutti coloro che si sono presentati al nostro banco didattico di Entomodena. Grazie a tutti voi per essere passati a farci domande o semplicemente per un saluto. Ci ha fatto davvero piacere scambiare dal vivo qualche consiglio, regine e suggerimenti con parte della community. Dal canto nostro, speriamo di ripetere l'esperienza con la prossima edizione. Nel banco condiviso con gli amici di formicarium.it erano presenti formicai con molte specie diverse, tra le quali la nostra colonia esotica di Tetraponera rufonigra e quella di Crematogastra scutellaris ancora in fase di trasloco dall'ultimo aggiornamento. Era presente una grande colonia di Messor Capitatus con diverse migliaia di formiche, per non parlare poi della bellissima colonia di Camponotus vagus di Luca. Ma torniamo all'intro del video. Un aggiornamento sullo stato delle due regine che ho ricevuto il mese scorso dal nostro sponsor NCHQ, Camponotus castaneus dagli Stati Uniti e Messor Cephalotes dall'Africa orientale. Era la fine di luglio quando, con mia grande sorpresa, NCHQ mi ha spedito un box che conteneva queste due splendide regine. All'arrivo non ho potuto fare a meno di ammirare il colore della regina di Camponotus castaneus, che aveva già delle pupe tra la covata, mentre Messor Cephalotes aveva deposto da pochi giorni un piccolo pacchetto di uova. Queste immagini risalgono a pochi giorni dopo il loro arrivo. Se vi siete persi il primo video a loro dedicato, vi lascio il link qui in alto. Attualmente le cose sono decisamente cambiate e sono cambiate positivamente. Sinceramente ero un po' in ansia per queste due regine visto il loro valore in termini economici e la loro bellezza. Ma finalmente, come potete vedere, la regina di Camponotus castaneus ha le sue prime nanitiche, oltre ad alcune larve ed un nuovo pacchetto di uova deposto in questi giorni. La regina di Messor Cephalotes invece ha 4 pupe ed alcune larve, una delle quali di discrete dimensioni. Come tutte le formiche appartenenti al genere Messor, si agita moltissimo se avverte delle vibrazioni o se viene esposta, come in questo caso, a fonti luminose. Addirittura si è posta davanti all'ingresso della provetta come a fare la guardia, cercando di captare con le antenne gli eventuali pericoli. Bastano pochi minuti e finalmente ritorna ad essere tranquilla, tornando a dedicarsi alla covata. Nella provetta delle Camponotus castaneus si è già accumulato dello sporco, dovuto al fatto che, sebbene io fornisca gli alimenti su un pezzo di stagnola, inevitabilmente le operaie trascinano il cibo in giro per la provetta, sporcandola. Un cotton fioc inumidito leggermente mi serve per ripulire il loro piccolo ambiente, evitando così che si formino muffe e che vengano attirati anche gli acari. Questa è un'operazione da fare con molta attenzione e quando ancora il numero delle operaie lo consente, altrimenti si spenderà molto più tempo a cercare di prendere tutte le operaie che scapperanno in giro e rimetterle in provetta. Dopo alcuni minuti di panico, finalmente la situazione si normalizza e ora, con tutta calma, posso osservare la forma e il bellissimo colore di questa regina.
Terminate le operazioni di pulizia è giunto il momento di fornire gli alimenti. Su un pezzetto di carta stagnola metto un paio di gocce di acqua e zucchero. Ora che sono nate le nanitiche, la colonia va nutrita almeno un paio di volte a settimana. Le piccole operaie, in breve tempo, si avvicinano e decidono di mangiare. La regina, decisamente più agitata per via delle luci, dopo svariati approcci al pezzettino di stagnola, decide di consumare da sola un pasto di carboidrati. Sono soddisfatto del loro andamento e, altra cosa positiva, nessuna delle due specie deve affrontare la diapausa, dandomi così la possibilità, magari, di portare altri aggiornamenti anche durante l'inverno. Mentre completavo il montaggio di questo video, ho notato che sono sfarfallate le prime nanitiche di Messor Cephalotes, quindi ho riacceso la videocamera per poter filmare l'evento ed aggiungerlo al video. Da questo momento dovrò iniziare a fornire qualche seme, preventivamente schiacciato. Potrei anche provare a fornire qualche sostanza zuccherina, anche se solitamente a questo stadio dalle Messor non vengono quasi mai consumate. Mi auguro vivamente che entrambe le colonie inizino presto ad incrementare il numero delle operaie, così da potervi aggiornare. Ci sarebbero altre piccole novità. Dalla fiera di Entomodena sono avanzate 10 colonie dei generi Lasius e Tetramorium. Cercherò di prendermene cura fino alla prossima edizione della fiera o fino a quando non troveranno un altro allevatore. Appena tornato a casa ho provveduto a sostituire le provette che ne avevano bisogno e a nutrire le colonie, ma quando sono arrivato a questa mi sono chiesto: cos'è il genio? Non ricordo chi l'ha portata al banco, ma da amante degli accrocchi ti faccio i miei complimenti. L'unico appunto consiglio che ti posso dare in questi casi è di ridurre lo spazio del claustro avvicinando il cotone. Per la gioia di molti che nei commenti mi chiedono spesso di fare un diario sull'Asius emarginatus, finalmente sono riuscito a mettere mano su una piccola colonia di questa specie. Di sicuro la rivedremo presto sul canale, dato che hanno bisogno di una piccola arena prima della diapausa invernale. Se il video ti è piaciuto lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.